benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante I per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Sara, come stai oggi? Ciao Tom, sto bene, grazie. E tu? Sto benissimo. Pensavo al nostro prossimo viaggio. Vuoi parlarne? Sì, mi piacerebbe. Dove vuoi andare questa volta? Stavo pensando alla Patagonia, è un luogo bellissimo in Argentina e Cile. Patagonia? Sembra fantastico. Cosa ti piace della Patagonia? Mi piacciono le montagne, i laghi e la natura. Ci sono molte attività all'aperto come escursionismo, kayak e campeggio. Anche a me piace la natura. Ho visto foto delle alte montagne e dei laghi cristallini in Patagonia. Sembra molto tranquillo. Sì, è molto pacifico e silenzioso. Penso sia un posto perfetto per rilassarsi e godersi il panorama. Quando vuoi andare in Patagonia? Pensavo di andarci in primavera o in estate. Il clima è mite e adatto per le attività all'aperto. È un'ottima idea. Mi piace il clima caldo per fare escursioni e esplorare. Sì, la primavera va da settembre a novembre e l'estate da dicembre a febbraio. Penso che l'estate sia il periodo migliore per visitare. Sono d'accordo. In estate ci sono giorni lunghi e più sole. Possiamo fare molte attività. Quali attività vuoi fare in Patagonia? Voglio fare escursioni nei parchi nazionali, vedere i ghiacciai e magari fare kayak nei laghi. Suona bene. Voglio visitare il Parco Nazionale Torres del Paine. Ho sentito che ha panorami mozzafiato e molti sentieri per escursioni. Sì, ho letto del Torres del Paine. Le montagne lì sono molto belle. Voglio anche vedere il ghiacciaio Perito Moreno. È uno dei pochi ghiacciai che sta ancora crescendo. Mi piacerebbe molto vederlo. Vedere il ghiaccio che si rompe e cade nell'acqua deve essere un'esperienza straordinaria. Lo è davvero. Possiamo anche fare un tour in barca per avvicinarci al ghiacciaio. È una buona idea. E per quanto riguarda il campeggio? Vuoi campeggiare nel parco? Sì, mi piacerebbe. Campeggiare in Patagonia ci permetterà di vivere la natura da vicino. Possiamo dormire sotto le stelle e svegliarci col suono degli uccelli. Sono d'accordo, penso che campeggiare renderà il nostro viaggio più avventuroso. Dobbiamo anche portare una macchina fotografica per scattare molte foto. Assolutamente. Voglio catturare la bellezza delle montagne, dei laghi e della fauna selvatica. Sara, come vuoi pianificare il viaggio? Dobbiamo organizzarci insieme. Sì, Tom. Penso che pianificare insieme sia un'ottima idea. Possiamo condividere le nostre idee e fare un piano dettagliato. Perfetto. Prima di tutto, decidiamo per quanto tempo vogliamo restare in Patagonia. Pensavo a un viaggio di 10 giorni. Dovrebbe darci abbastanza tempo per vedere molti posti e fare diverse attività. Mi piace quell'idea. 10 giorni ci permetteranno di esplorare senza fretta. Ora, come arriviamo in Patagonia? Possiamo volare su Buenos Aires e poi prendere un volo interno per el Calafate o Punta Arenas. Suona bene. Ho controllato alcuni voli. Da Buenos Aires, un volo per el Calafate dura circa 3 ore. Ho visto anche voli per Punta Arenas. Ci vogliono circa 4 ore da Buenos Aires. Entrambe le opzioni sono valide. El Calafate è vicino al ghiacciaio Perito Moreno, mentre Punta Arenas è vicino al Torres del Paine.
Sì, possiamo scegliere in base al nostro itinerario. Dopo l'arrivo possiamo noleggiare un'auto o prendere un autobus per spostarci. Noleggiare un'auto è una buona idea. Ci darà la libertà di fermarci ed esplorare posti diversi. Sono d'accordo. Possiamo guidare verso i parchi nazionali, i laghi e i piccoli paesi. Ora, dove soggiorniamo? Preferisci hotel, ostelli o campeggio? Mi piace l'idea di campeggiare nei parchi nazionali, ma possiamo anche stare in un piccolo hotel o in una cabina accogliente in alcune città. È un buon piano. Possiamo campeggiare per alcuni giorni e poi stare in una cabina per un'esperienza più confortevole. Sì, possiamo controllare il meteo e prenotare il nostro alloggio di conseguenza. E per quanto riguarda il cibo, come vuoi pianificare i nostri pasti? Penso che dovremmo provare i piatti locali. Possiamo mangiare in piccoli ristoranti e anche cucinare i nostri pasti quando campeggiamo. Mi piace questa idea. Adoro provare cibi nuovi. In Patagonia possiamo mangiare pesce fresco, agnello e molte verdure. Ho sentito dire che il cibo è molto sano e delizioso. Dobbiamo anche portare degli snack per le nostre escursioni. Sì, dobbiamo portare frutta, noci e barrette energetiche. Sono perfette per lunghe giornate di camminate. Tom, cosa vuoi fare per primo quando arriviamo in Patagonia? Voglio visitare il ghiacciaio Perito Moreno per primo. Ho visto molte foto e sono molto emozionato di vederlo di persona. È una scelta fantastica. Possiamo prendere un autobus dal Calafate fino al ghiacciaio. È solo a un'ora di distanza. Dopo il ghiacciaio, possiamo passare alcuni giorni a fare escursioni nei parchi nazionali. Sì, voglio percorrere il W-Trek nel Torres del Paine. È un sentiero famoso con panorami incredibili. Ho sentito dire che il W-Trek è impegnativo ma molto gratificante. Vedremo laghi, montagne e valli bellissime. Sono pronta per la sfida. Adoro camminare e stare nella natura. Anch'io. Penso che ci divertiremo molto ad esplorare i sentieri e a scattare foto. Tom, vuoi partecipare a tour guidati o preferisci esplorare da solo? Mi piace l'idea di esplorare da soli, ma alcuni tour guidati possono essere utili, specialmente per il ghiacciaio. Sì, un tour guidato al ghiacciaio Perito Moreno ci aiuterà a imparare di più sul ghiaccio e sull'ambiente. Sono d'accordo. Possiamo unirci a un tour per qualche ora e poi esplorare da soli. È un buon piano. Possiamo controllare le opzioni quando arriviamo. Che ne dici di attività come il kayak? Vuoi provare? Sì, mi piacerebbe fare kayak. Ci sono molti laghi tranquilli dove possiamo remare e godere del panorama. Ho visto foto di persone che fanno kayak in acque turchesi. Sembra molto pacifico. Penso che il kayak sarà un ottimo modo per vivere i laghi da vicino. Dovremmo anche considerare alcune passeggiate brevi e l'osservazione degli uccelli. La Patagonia ha una fauna selvatica ricca. È vero, voglio vedere gli uccelli autoctoni e magari qualche guanaco. Ho visto video sulla fauna selvatica in Patagonia, è molto ricca e diversificata. Non vedo l'ora di vedere tutto di persona. Tom, hai qualche preoccupazione riguardo al viaggio? Sono un po' preoccupato per il clima. A volte può fare molto freddo e vento in Patagonia. Sì, ho sentito che il tempo può cambiare rapidamente. Dobbiamo portare vestiti caldi e una buona giacca. Porterò un giubbotto antivento, un cappello e dei guanti. Voglio essere pronto per qualsiasi clima. È una buona idea.
Porterò anche dei vestiti a strati così posso adattarmi alle condizioni. E per quanto riguarda i costi del viaggio, pensi che sarà costoso? Penso che possa essere accessibile se pianifichiamo bene. Possiamo scegliere alloggi economici e mangiare in ristoranti locali. Sono d'accordo. Voglio mantenere il viaggio entro un budget ragionevole. Possiamo anche confrontare i prezzi per tour e attività. Sì, è importante. Controllerò alcuni siti per informazioni sui costi. Ottimo. Sono molto entusiasta di questo viaggio in Patagonia. Anch'io, Tom. Penso che sarà un'avventura incredibile. Vedremo posti splendidi, faremo attività all'aperto e ci rilasseremo nella natura. Sì, non vedo l'ora di fare escursioni, campeggiare ed esplorare i parchi nazionali. Sarà un'esperienza fantastica. Sono molto felice che stiamo pianificando questo viaggio insieme. È sempre divertente viaggiare con un amico. Sono d'accordo. Viaggiare con te rende ogni viaggio più piacevole. Condividiamo entrambi l'amore per la natura e l'avventura. Sì, e pianifichiamo sempre bene. Sono sicura che il nostro viaggio in Patagonia sarà un successo. Grazie Sara per aver parlato di questo viaggio con me. Sono molto entusiasta dei nostri piani. Grazie a te, Tom, per le tue ottime idee. Non vedo l'ora di esplorare la Patagonia con te. Incontriamoci di nuovo la prossima settimana per finalizzare il nostro piano. Sì, va bene. Farò un po' di ricerca su voli, alloggi e attività. Perfetto. Controllerò anche alcune guide di viaggio e siti web. Ci vediamo la prossima settimana, Sara. A presto, Tom. Buona giornata. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.